di sta strada molto frenata. Vai, 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 vai. No! No! È successo un casino. E allora, programma per oggi, oltre a mangiare alla pasticceria Francesco, andiamo a dormire, andiamo a lettuccio. il nostro l'abbiamo fatto. Sì. E allora siamo a Briançon, ci stiamo facendo la nostra colazione, sono le 11. L'orario Già ora giusto. di pranzo. Adesso praticamente inizieremo il nostro percorso sterrato a partire da qua. Chissà se sono ancora abitati questi paesini. Che bella queste case. Secondo me alcune sì, altre sono proprio abbandonate. Madò! E qua inizia lo sterrato, ragazzi. Mamma, qua c'è un posto incredibile per fare camping, picnic e tutto quello che vuoi, Bello, bello, dall'Actor Seriette, quindi continuiamo a salire un po' e la strada si fa un po' più fattina, quasi stile sommelier. Questa è roba proprio da mazzi, raga, come la maggior parte degli sterrati qua in Francia. Bello, bello, bello. La pendenza, ai ai ai, e come gira sta cove, ai ai, che bello, ragazzi, mamma mia. Azzo, è ghiaccio, mi sembra una ottima idea. Non ci sono divieti e si va. Posti, guardate là, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Oh, ah! Guarda là quanto scivola! Oh, ma guarda là dove siamo! Ma uno si può bloccare così? Cioè, ho una gomma slick sopra. Se avessi una gomma slick sarebbe esattamente la stessa cosa. Chiedetemi di nuovo come vanno le Pirelli STR. Ah! Oh! Madonna! E allora, ragazzi, abbiamo completato il nostro tour di questo piccolo sterrato. Come vi dicevo, sono 30 km andare e tornare, quindi molto rapida. Da qui praticamente torniamo indietro da dove siamo venuti, diamo un'occhiata di nuovo al lago e poi facciamo sempre strada verso sud per affrontare un altro sterrato. Il giro di oggi sarà molto lungo, la notte possibilmente dormiremo in bivacco. Laghetto, Lac dello Seriette, bellissimo, veramente bello. Dai, una bella pioggia di cacca. Dai, bestiaccia. Bello, bello, bello. Sulla cascata. Ma sì.
Ti hai fatto male? Ma tu stai bene? Ho piegato il paramotore. Meno male che è solo quello. Allento. Allento le fascette. Me lo tiro un po' più in coda. Per fortuna Tommaso niente di grave, purtroppo sto fondo passi magari dei pezzi belli asciutti ai pezzi dove c'è quel poco di fango, lui ha beccato uno di quei 2 o 3 pezzi dove c'era un po' di fango ed è andato via. Oh. Piano! Oh, bello impestato. Maronna! Ma facile così, E io lo so che puoi fare tu? Basta! Ora il ghiacciaio lì, mamma mia. pausa, relax, vista lago. Siamo un po' stanchini, o no, Tomma? Ancora ci manca un bel po' di strada. Comunque itinerario molto semplice, a parte quei pezzetti là di fango. Ora facciamo questo Col de la Coche, che dovrebbe essere uno sterrato pure così bello, pietroso. Arriviamo molto molto in alto e poi vediamo come si continua. Mamma mia! Oh, che meraviglia! Oh. Mamma mia! Stazione sciistica di Valbella. Che bellezza. Questa sarà bella interessante. Prendiamo un po' di rincorsa e saliamo. Stiamo salendo sulle cazzo di piste. Mannaggia, oh, ok. Maronna. Che spettacolo! Bella, bella! Ci lasciamo alle spalle a cima, continuiamo la nostra avventura.
Perciò mi sembri Robin Hood questi tre. Cioè lui è vestito solo con questa cosa di tela, No, una adesso magliettina a maniche corte mi sono sotto. aggiunto 2 termiche e una in cotone, se no qua non ci arriviamo al rifugio. Allora, noi praticamente adesso abbiamo 2 scelte. O morire, No, vabbè, o andiamo al ristorante, ci facciamo la nostra cena, un bicchiere di vino, mangiare e poi ce ne torniamo a casa, tranquilli. non lo rendere ufficiale perché poi mi convince. Oppure No, noi siamo dei guerrieri. possiamo farci 2 ore di spaccamento di perchie in mezzo alle basule, alle rocce, 8 alla gradi, pauta, 8 gradi. con 8 gradi. Il tempo di salire arriveremo quasi allo 0. Ci sarà la neve, il ghiaccio, non sappiamo com'è la strada, io non ci sono mai stato, può essere pure che troviamo chiuso il rifiuto. Lo spacco, lo apro, Però- non ritorno giù. Però passeremo alla storia. Cosa scegliamo? Il turno in off-road, ragazzi, è iniziata ufficialmente. Io sono senza faretti, non vedo granché. Questa domani deve essere spettacolare. Siamo a 2,6 già, manca ancora 200 metri di dislivello. A destra c'è il dirupo, non so quanto scende, e la strada è un po' tipo la via del sale. Questa strada, questa strada qua, vai, dai, che manca poco, vai. No! Madonna, no, dai, Madonna, fai la cacca che poi risolviamo tutto. Compa, qua c'è carta igienica e... Anche lo spazzolino. no, non per il culo. E ho visto che la moto andava piano. Mannaggia la miseria, a 2 minuti dal bivacco. Un po' di roba l'abbiamo tolta, si vede già adesso il perno. Guarda come viene. Cazzo. Avessimo avuto le chiavi per smontare la ruota sarebbe stato più facile. Un po' di roba l'ho levata, Ragazzi, dopo un'ora ci sono ancora dei pezzi là dentro. Ci sono... Ok. Si è spezzato? Sì, ma c'è ancora. Ok, Bravo. Perché l'avresti visto questo, dai, l'avresti visto. Cioè, tu dici che era così, Ma questo si vede che non è ferro sfilacciato. era messo a terra per non far Sì, passare. questo te l'avrà messo all'altezza delle ruote e l'ha preso là. Basta. Perché non ha senso così lungo. Guarda che roba. Gesù. Ma dov'è?
seguiamo la strada in giù. Ce l'abbiamo fatta! Oh mannaggia, ce l'abbiamo fatta! Sembra che stiamo sulla luna. Fatti dare un applauso. Mamma mia ragazzi! Che posto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. fatta! Quelle fighe porti qua, devo essere onorato. C'era anche la radio se dovevamo chiamare i soccorsi qua, ma per fortuna ce la siamo cavata io e Tommaso con le nostre forze. Postaccio, non ve lo dico come si chiama sto bivacco, però è un posto spettacolare. E allora, soddisfatti e rimborsati? Io direi soddisfatti. Comunque è stata una grande giornata e anche una grande nottata, diciamo, qua. Ora ci meritiamo il nostro riposino a Riposo odore di tomillo bruciato. Quello dà proprio quel tocco plus di magia. meraviglioso della montagna. E allora ragazzi, buonanotte.